Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, cogliendo l'occasione di parlare, grazie al supporto di un deck builder che già in passato aveva collaborato con il nostro canale, Francesco Chicco Roversi, di un grande classico del formato, che si è evoluto molto ultimamente. Già, perché negli ultimi set, soprattutto quelli dedicati ai formati a 100 carte, il Legacy, nel nero, si è arricchito di tante nuove staple che sembrano riportare in luce tutto il cupo splendore di questo colore, che dal passato prova a riproporsi con tech e supplizi di ogni tipo. Restano però sempre valide le carte provenienti dal passato, in grado di strangolare determinate meccaniche, tipiche del formato, così da proporsi in antitesi a un meta che punta sempre di più a sfruttare il cimitero, regno in cui solo noi potremo sguazzare. Questa volta li parleremo di Mono Black Void. Fin qui appare chiaro che grazie alle Line of the Void, carta che dà il nome all'archetipo, proveremo a spegnere tutte le meccaniche che abusano del cimitero, impedendo al nemico di lasciarci entrare qualsiasi cosa, con un esilio perenne, che a noi permetterà anche di chiudere, come vedremo tra poco. A rinforzo di questa strategia molto particolare arriva una creatura, Doughty Waywalker, qui in 4x, proveniente direttamente da Modern Horizon 2, con un carico di mestizie sia come abittante estemporaneo, visto che è evasivo grazie alla keyword Shadow. Da un altro set, più precisamente Commander Legends, arriva un'altra nemesi per molti avversari, Opposition Agent, anche lui in 4x, una creatura che intercetta qualsiasi tipo di tutore, dalle fetch a quelli più consistenti, spegnendo molti archetipi che non potranno più accedere al grimorio agevolmente. Come strumento per attentare ai punti vita avversari, alimentando i nostri, ci sono 4 Shareholder the Apocalypse, altra carta recente che infligge danni sulle pescate avversarie, punendo i mazzi che cercano di fare vantaggio carte, dandoci anche, quando peschiamo, nuova linfa per la nostra vita totale. Per intercettare altri archetipi votati a polpolare il board, useremo con profitto 3 Plug Engineer, che spazzeranno via facilmente i mazzi aggro basati su piccole creature, che nulla potranno contro i nostri -1/-1 diffuso a tutti i bittanti dello stesso tipo. Infine, per non disdegnare il colore che rappresentiamo, abbiamo una rimozione con le gambe, Mordor's Rider, in 2x, che grazie alla sua avventura Swift End, ci permette comunque di colpire sia creature, ma soprattutto viandanti, spesso problematici per il nostro gameplan. Con un comparto creature che punta a disattivare molti archetipi, con dei pali e delle risposte che richiamano i vecchi fasti del nero, il comparto magia è ridotto al minimo sindacale, offrendoci però alcune chicche interessanti. Per agevolare il nostro gioco, per buona parte composta da carte dal costo di cast non certo leggero, useremo con profitto 4 Dark Ritual, una carta iconica in questo colore, che ci darà una mano in più di un'occasione, soprattutto quando vogliamo giocare a sorpresa carte dal costo di 3 mana. Non possono mancare degli scartini e con 4 Tugsize andiamo a rispondere sin da subito a tutto quello che il nostro colore faticherebbe a gestire, dandoci modo anche di giocare sapendo cosa ha in mano l'avversario, a tutto vantaggio delle nostre giocate più delicate. Abbiamo accennato all'importanza di svuotare i cimiteri degli avversari con gli strumenti a disposizione, ma possiamo sfruttare a nostro vantaggio, per una chiusura inaspettata, questo tipo di situazione attraverso una carta tanto antica quanto potente, Helm of Obedience, qui in 3x. Questo artefatto dal ruling complesso vincola a gettare nel cimitero un certo numero di carte, in base al mana speso, di tipo creatura, ma questo effetto, a causa dei meccanismi di esilio nei nostri enabler, non verrà mai soddisfatto, costringendo l'avversario a millarsi tutto il mazzo, morendo appena sarà costretto a pescare una nuova carta. Una chiusura dal nulla difficilmente contrastabile dall'avversario, che ci porta quindi a vincere senza neppure passare dalla combat o dai danni, in modo perfido, come solo il nero sa fare al meglio. E per dare maggiore consistenza alla nostra chiusura cercheremo con 4 Chrome Mox di avere più mana in fretta, così da garantirci, prima del previsto, di avere in campo tutti i pezzi per costringere l'avversario a uccidersi da solo. Chiariti ormai i veri scopi di questo archetipo che punta a vincere la partita senza colpo ferire, è chiaro che non può mancare uno degli incantesimi principali per fare in modo che l'avversario esili sempre il cimitero, le Line of the Void, qui giustamente in 4x. Il fatto di poterlo giocare prima ancora di iniziare la partita senza mana per giunta è impagabile, permettendoci di avviare il nostro gameplay in tutta sicurezza, dovendoci concentrare solo nel reggere quanto basta per far arrivare un Helm of Obedience in campo e chiudere i giochi con comodo. Con un piano di gioco che punta a una chiusura più simile a una combo, è chiaro che ci farebbe molto comodo qualcosa di utile per recuperare qualche pezzo chiave della nostra strategia. Per questo motivo fa capolino una nostra vecchia conoscenza del formato, Karn, The Green Creator, in 4x. Questo Planeswalker ci darà accesso alla sideboard, nello specifico ai molti artefatti che ci possono sostenere nell'azione, tra cui Helm of Obedience, perfetto per sbucare dal nulla direttamente in mano, senza contare che avremo con lui anche un modo per spegnere gli artefatti dell'avversario, per un controllo completo della situazione.
Avendo un solo colore da amministrare ci possiamo solazzare con qualche terra speciale in più rispetto agli standard del formato, anche se l'unico nostro obiettivo è calare presto qualcuna delle nostre mestizie per chiudere i giochi in fretta prima che il nemico se ne possa rendere conto. Ecco perché fanno capolino ben 4 Ancient Tomb e 3 City of Traitors per darci un boost di mana in colore rispetto dei danni autoinflitti, per assicurarci l'ingresso rapido di qualcuno dei nostri drop a 3 o a 4 che ci possono fare svoltare la partita. Con una densità di terra in colore così elevata ci vengono in soccorso 2 Urborg, Tom of Yarmouth, giusto per assicurarci il nero alla bisogna, visto che ci potrebbe capitare di sostenere il doppio colore, eventualità non rara, con le carte in nostro possesso. Ovviamente con 10 paludi andremo a soddisfare tutte le esigenze più immediate, soprattutto nel primo turno, quando uno scartino ben assestato può darci modo di impostare la partita nel migliore dei modi. Andremo poi ad inserire un Takenuma Abandoned Mire, carta che ci può aiutare a recuperare qualcosa dal nostro cimitero, così da mantenere alta la pressione in campo con i nostri pali, sempre pronti ad ostacolare le mosse dell'avversario. Come accennato in precedenza, la Cyborg è plasmata per sfruttare al meglio i Carn of Great Creator, quindi avremo, oltre a qualche staple di pregio, diverse scelte in 1x, che recupereremo facilmente con il nostro viandante a disposizione. Andremo a rinforzare con un Helm of Obedience e un Plug Engineer le coppie già presenti di main, così da avere la certezza di avere una chiusura o una rimozione globale sempre a portata di mano, appena avremo messo Karn alla testa del nostro board. Si aggiungono tra gli artefatti tutorabili un Ace Running Bridge, utile contro i bittanti avversari, un Liquid Metal Coating e un Pidden Needle per spegnere carte problematiche trasformandoli in artefatti se sono permanenti bersagliabili o nominandoli, disattivandone così l'abilità senza patemi. Inoltre con un Vestor Brain, carta nuova di The Brothers War, otterremo un altro effetto di esilio per una carta problematica, risposta ottima verso i mazzi combo, mentre con uno Sky Sovereign Consul Flagship proviamo un approccio offensivo, coadiuvato da una rimozione a creature e Planeswalker, spesso utile in determinati contesti. Per archetipi che puntano a un piano di attrito sfodereremo 4 Imp Turach, per un discard effect pesante e ben 3 Legion's End, puntando a rimuovere definitivamente creature specifiche che talvolta fungono da chiusura per determinate strategie. Infine resta ancora spazio per un Soul the Mirthless, una scelta estemporanea per dare manforte alla fase agro qualora fosse l'unica via percorribile, senza contare che ci può dare modo di fare molti danni diretti, il che potrebbe essere un bene per portare a casa la partita. Come spesso capita anche per Francesco Chicco Roversi, pilotare una build come questo Monobreak Void è un po' come ritornare alle origini, agli albori della sua esperienza nel Legacy, che via via si è evoluta fino alla lista attuale, che vi abbiamo presentato in questo primer. Da magie come Sinkhole e Smallpox, capisaldi di questo colore, è stato un susseguirsi di trasformazioni, fino ad arrivare alla combinazione di Lion of the Void con Helm of Obedience, condendo con le staple del momento gli slot di contorno. Dopo la parentesi di Ill-Gotten Gains, testata tra gli altri da un giocatore del calibro di Lorenzo Tassone, siamo arrivati con l'arrivo delle nuove staple del nero alla forma attuale, anche se gli aggiustamenti, soprattutto nella Cyborg, sono continui, per meglio rispondere alle evoluzioni del meta. Eppure, nonostante i cambiamenti e le trasformazioni di questo formato old school, tutt'altro che cristallizzato, questo Monobreak Void riesce ancora a dire la sua, con ottimi risultati per giunta, come naturale che sia per un mazzo mono-nero. Pilotare questo Monobreak Void non è affatto facile, a detta di Francesco Chicco Roversi, ma il meta odierno avvantaggia non poco la sua strategia principale, che punta a colpire il cimitero e conseguentemente molte delle build attualmente in voga. Pensiamo a tutti gli archetipi a base di rianimazione o a quelli a base Hitsed, che vedono infrangersi tutte le speranze di vedere le loro creature crescere, senza contare che alcuni di loro, come Uro o Titans of Nature's Wrath, non riescono neppure a esprimersi in campo. Certo, il piano principale che sfrutta Helm of Obedience tutorabile nella Cyborg grazie a Karn of the Great Creator ci dà una mano a strappare più di un matchup, ma richiede comunque una fase di costruzione importante, che non sempre è facile da attuare in questo formato. Ecco che diventano fondamentali i nostri pali, come Position Agent o Plug Engineer, che riescono a ridurre drasticamente l'efficacia di diversi archetipi, restringendo di molto gli angoli di azione dell'avversario di turno. Come se non bastasse, grazie a Ping F di Shreord the Apocalypse, unito all'imbloccabilità di dati Way Walker, ci aprono le porte a un piano B, composto da danni diretti e indiretti all'avversario, che ci permettono di spuntarle alla image di attrito, dove anche gli scartini svolgeranno un ruolo di primordine. Insomma, nonostante abbiamo un solo colore a disposizione, i mezzi per spuntarla non ci mancano certo, si tratterà solo di giocare accorti, con la calma e la sagacia di chi sa di essere dalla parte del vincitore. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nelle meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Viste le peculiarità e le risposte insite nell'archetipo, avremo sicuramente buon gioco su diversi avversari, come accennato già in precedenza, ma non saremo messi male neppure verso il resto del meta, visto il concept complessivo di questa build.
Visto il combo deck abbiamo un ottimo reparto scartini che ci può venire in soccorso per scombinare le mani avversari, oltre ai pali che inibiscono diverse strategie o banalmente i tutori, anche se carte come Misk and Bow, Timeless Hero possono risultare più problematiche. Verso il control deck abbiamo tutte le carte in regola per spuntarla, sia perché miniamo il loro vantaggio carte pesantemente, sia perché mettiamo pressione in campo su più versanti, impedendogli in più occasioni di sviluppare la loro strategia. I mazzi a base iniziativa, una novità di questi ultimi mesi nel panorama del formato, hanno richiesto alcuni aggiustamenti nella sideboard per ostacolare il loro vantaggio costante. Restano dei matchup fattibili, anche grazie a carte specifiche, ottime da recuperare con il nostro Karn in campo. Come accennato in precedenza per Francesco Chicco Roversi, se per questo mono Black Void il telaio principale resta invariato, è la sideboard a doversi adeguare con costanza all'evoluzione del meta per migliorare i matchup più problematici con le sole carte presenti tra le 60. Un esempio di questi correttivi era i Torpor Orb, portati a altre pair con l'arrivo della meccanica iniziativa, ma si sono rivelate carte utili anche in altri contesti da meritarsi un posto d'onore nella sideboard recentemente limata per i futuri eventi. Anche i Murderous Rider sono risultati un'aggiunta recente, andando a risolvere non solo creature, ma anche i viandanti, spesso spina nel fianco delle partite di attrito o in quelle dove i danni diretti possono diventare un problema serio per i nostri risultati sul campo. Quindi non prendete questa lista come oro colato, soprattutto se il meta tende a cambiare di frequente, come ormai sta capitando in questo formato old school da un po' di tempo a questa parte. Siamo giunti al termine di questa analisi, ringraziamo Francesco Chicco Roversi per averci guidati alla scoperta di questo archetipo, che nonostante non sia fulmineo, ha tutte le carte in regola per reggere le intemperanze degli avversari che popolano il Legacy. Se amate il nero e volete punire colpo su colpo un meta concentrato sull'abuso del cimitero, questo mono Black Void potrebbe fare al caso vostro, dandovi modo di dimostrare, come se non ce ne fosse ancora bisogno, che questo colore sa stare sulla cima del mondo. E se volete partecipare a un futuro Legacy e Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.